Avete anche voi quella famosa lista di posti da vedere almeno una volta nella vita? Beh, nella mia c'era un posto che finalmente era arrivato il momento di vedere e di vivere come si deve, visto che ci sarei rimasto per un mese. Quel posto è Tokyo. Dopo un super viaggio con uno scalo, 15 ore complessive di volo e 8 ore di fuso orario da attutire, ho passato i primissimi giorni con molta calma a smaltire il jet lag. Ma intanto la scoperta di questa città era iniziata e avevo già capito quanto sarebbe stata incredibilmente affascinante. Vi do il benvenuto in questa nuova serie di video, vi do il benvenuto nei miei Tokyo Diaries. Dopo un'oretta di pseudo lavoro andiamo a fare un giro. Sì, questo incrocio è veramente follia pura, ci passano un sacco di persone. Io non so, sono stato su 2 ore, non oso immaginare quante persone siano passate qua sotto. Adesso però mi vado a fare un giro totalmente a caso qua intorno, vado a vedere un po' di negozi, un po' di robe giapponesi. È una città assurda, ragazzi, veramente assurda, mi sta piacendo un fottio. Ho scoperto solo dopo che sul Shibuya Crossing nelle ore di punta si stima che passino dalle 1000 alle 2000 persone ogni 2 minuti, ma d'altronde Tokyo è la seconda città più popolata del mondo e Shibuya è uno dei quartieri più importanti. Io nel frattempo stavo prendendo familiarità con insegne luminose, manga, negozi di elettronica e giocattoli molto colorati. Comunque sì, l'impressione dopo 4 giorni di Tokyo è che sia una città incredibile perché è enorme, ragazzi. Ci sono gli stessi abitanti che abbiamo in Italia, ma c'è un ordine e una pulizia che sono devastanti. Fa molto strano perché anche adesso sono in un centro nevralgico della città, ma è stravivibile. Un mese fa ero a Santiago, posto invivibile, invece qua che è molto più popolata si sta 10.000 volte meglio. Pulizia assurda, loro sembrano veramente dei manga a volte. E non lo so, è super affascinante. Negozio Pokémon, allora questo qua è tutto un settore dedicato alle carte collezionabili che quando ero piccolo, non so voi, ma non so quanti soldi ci ho speso in queste stronzate. E qua adesso c'è il paradiso, peccato essere grandi e non giocarci più. Però questi li prendo, Oggi andiamo alla scoperta di Shinjuku, quindi guarderemo un po' di cose moderne secondo me e un po' di cose tradizionali, qualche angolo tradizionale ci sarà.
Anche oggi sono riuscito a sbagliare l'uscita della metro, nel senso che se qua esci dalla parte opposta di quello in cui dovresti andare devi fare un sacco di strada a piedi, ma va bene perché insomma perdersi per Tokyo è una figata, nel senso che è tutto bello, è tutto affascinante, quindi va bene anche se si fa della strada in più. Adesso vorrei provare ad andare in cima a un palazzo che c'è qua, che in teoria dovrebbe essere ad accesso libero, non si dovrebbe pagare, e eccolo. Palazzo è quello lì. Quindi adesso vado a vedere se si riesce ad andare su, così almeno ho la prima vista dall'alto della città, che non l'ho ancora vista, sono sempre stato sotto, se non sottoterra. Il palazzo in questione è il Tokyo Metropolitan Government Building e a tutti gli effetti è un grattacielo dove ci sono gli uffici che ospitano il governo della città metropolitana, ma all'ultimo piano c'è un osservatorio di accesso libero e da lì potete vedere Tokyo dall'alto. Devo dire che rispetto a Santiago fa tutto un altro effetto. Cioè, è comunque una città enorme, c'è un sacco di cemento, ma non lo so, sembra più ordinata anche da qua su. Adesso andiamo a vedere qualcosa di un po' più tradizionale, E diciamo che ci sono passato in un orario in cui forse non rendo al massimo, ma tutti sti localini minuscoli in questo spazio così stretto, cioè magari ci torno di sera. Ok, allora vi faccio vedere un'altra cosa che è solo in questa città. Allora, non si può fumare generalmente in giro, quindi poi ci sono le zone fumatori così, chiusi, ghettizzati e fine. E poi ci sono dappertutto distributori automatici, che dopo magari ve le faccio vedere, e bagni pubblici. E vi garantisco che sono di una pulizia che è una roba allucinante. Gli stessi bagni delle metro, che da noi sono una porcheria, qua sono di una pulizia devastante. Se fossimo tutti così il mondo, non lo so, forse risolveremo un po' di problemi. Poi fra l'altro non lo so, ma mi sento un po' osservato, tipo da un lucertolone. Sì, no, lo so che era una cagata, raga, scusate, ma dovevo farlo. Cioè, quando è che beccate un Godzilla che sbuca da un tetto? Non lo so, muoio. Ma se c'era una cosa che avevo capito in quei primi giorni è che a Tokyo puoi passare da un estremo all'altro nel giro di un niente.
Ok, adesso che ho visto anche il gattone nel LED sono più contento. Io mi faccio qualche giro per negozi qua e noi ci vediamo al prossimo quartiere. Dunque, se non vi era bastato, se non era stato abbastanza nerd tutto quello che avevamo visto fino adesso, o tante cose che avevamo visto fino adesso, mi sto dirigendo ad Akihabara, che è il quartiere per antonomasia dei nerd, o meglio della cultura otaku, che sono tutti quegli appassionati di anime, manga, action figure, tutto quel mondo che qua in Giappone ha livelli altissimi. Adesso mi sto dirigendo lì, andiamo a fare un giro, proverò a perdermi in qualche negozio cercando di non spendere soldi e vediamo un po' com'è, ma so già che sarà una mezza follia come gli altri giorni. Ok, per fortuna non sono un super appassionato di queste cose perché questi negozi sono deliranti, davvero deliranti. Qua ci sono i manga, action figure, di tutto. Qua ci sono invece queste corsie sono oscurate perché dove ci sono i fumetti per adulti, quindi un minimo di contegno. Se salgo ancora vado a vedere cosa c'è. E tutti i negozi di questo quartiere sono più o meno così, veramente pazzesco. Queste action figure qua sono una figata pazzesca e hanno anche dei prezzi pazzeschi, cioè per dire, prendiamo un Vegeta a caso, Vegeta Majin Buu, 4.980 yen, tenete in considerazione che 1.000 yen sono 7 euro, poi si va dai prezzi più disparati, 4.900, questo qua 29.000, cioè sono veramente fatti da Dio, ma costano qualcosa, però oggettivamente è una qualità incredibile. Poi sì, manga, action figure e tutto quanto, ma anche elettronica, perché qua nel dopoguerra c'era il mercato nero, diciamo, delle cose elettroniche e dall'epoca è rimasta la cosa della vendita di questi articoli che adesso si è semplicemente evoluta, ma è un quartiere anche di quelle cose lì, cioè giusto per rendervi l'idea. Poi ci sono un sacco di questi distributori automatici dove prendere fuori castatine a 100 yen, tutto a tema, tutto strano. Adesso vado dentro ad altre vie se riesco a vederle ancora più folli. Sì, monotematiche, solo cover per telefono, solo schede SD, solo computer, solo televisore, file infinite, una quantità di roba allucinante. Ok, mi sono fermato qua perché devo per forza provare i takoyaki, che sono queste polpettine qua di polipo, buonissime, solo che i ragazzi scottano, che fanno paura, infatti adesso ne ho mangiate un po', le ho aperte in modo che si raffreddassero perché sennò la lingua va a quel paese. E per essere uno spuntino sono belle pesanti. Beh, ho provato ad andare anche dentro ad altri negozi, raga, ma non essendo così appassionato, vi devo dire la verità, è un ambiente talmente asfissiante questo qua di elettronica, manga e via dicendo, che basta, ci sto rinunciando. Adesso con una bella camminata vado verso casa, che mi piace molto di più andare a zonzo anche in posti magari non turistici, e preferisco che veramente è stato dopo 2 ore qua in giro, ma è stato ubriacante, mi sembra di averne fatte 8, quindi basta così. Dopo Portogallo, Svezia e Patagonia ero di fronte a un inizio di viaggio decisamente diverso, ma era quello che volevo, e una realtà così stimolante, tutta da scoprire, non poteva farmi che bene. Ci vediamo al prossimo episodio, raga!